Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Innanzitutto, prima di iniziare, voglio invitarvi ad andare a guardare l'ultimo video che ho caricato su un incisore laser potentissimo, il più potente che abbia mai provato, 33 watt ottici, che riesce a tagliare quasi 2 centimetri, riesce a fare dei lavori strepitosi. Andate a dare un'occhiata perché è davvero bellissimo, uno spettacolo. Poi ho creato un quadretto 3D con l'immagine di Spider-Man, troppo bello. Comunque, passiamo a noi. Questo è il volantino della Lidl con i prodotti della Parkside, uscita comprese fra il 3 e l'8 aprile 2023. Ci sono diversi articoli interessantissimi, qualcosa viene riproposto, sono strumenti di misurazione che l'altra volta sono andati a ruba e non escono da un po'. Uno invece è una novità per il mondo Parkside ed è la smerigliatrice a mandrino oscillante, ragazzi, che mi piace da tantissimo tempo. Il costo effettivamente di altri brand è molto più alto, ma in questo caso, ragazzi, costa di meno ed è prodotto dalla stessa azienda che lo produce per gli altri brand, quindi speriamo di riuscire a trovarlo. Poi ci sono diversi articoli, non tantissimi, però interessanti, quindi mettiamolo sul bancone e vediamo che ci propongono. Iniziamo. E allora andiamo quindi direttamente a pagina 26 del volantino, e il primo prodotto che troviamo in alto sulla sinistra è uno dei tanti strumenti di misurazione che abbiamo in questa pagina. Si tratta del misuratore di distanza laser, che serve a misurare appunto la distanza fra un punto e un altro. Non serve quindi per misurare per esempio la lunghezza di una tavola, si potrebbe fare mettendo degli spessori, perché funziona tramite l'emissione di un laser che deve rimbalzare su una superficie e tornare indietro, quindi per misurare una tavola non riusciremo ad utilizzarlo se non abbiamo un riscontro. Come strumento è molto affidabile, l'ho confrontato anche con strumenti professionali di un amico architetto che ne possiede uno della Leica ed è il risultato perfetto, misura a meraviglia senza nessun problema, fino ad un massimo di 50 metri, da 0,05 fino a 50 metri. Ha diverse funzioni che ci permettono sia di sommare e sottrarre le varie misure che abbiamo preso, per esempio nel caso in cui durante la misurazione c'è una finestra, dobbiamo sottrarre lo spazio della finestra, ci permette di farlo tramite i comandi su questo tastierino. Il display è retroilluminato, ha anche la possibilità di utilizzare il teorema di Pitagora per ricavare per esempio un lato che non conosciamo, e una linguetta nella parte bassa che si può inserire in alcuni spazi se dobbiamo misurare la parte interna, per esempio il cassone della finestra dove scorre la serranda. Ma ho fatto una recensione approfondita in cui faccio vedere diversi utilizzi, faccio diverse prove e dimostro che effettivamente è molto valido. Il costo è 19,99 €. Questo invece è un misuratore di temperatura di infrarossi allo stesso prezzo del misuratore di distanza e funziona tramite l'emissione, in questo caso di un laser che proietta un cerchio con dei punti e ci permette tramite degli infrarossi di capire la temperatura dell'oggetto che stiamo misurando. Attenzione però, perché vanno regolate alcune impostazioni. Ha anche il display che cambia colore, che quindi ci avvisa in base alle impostazioni che daremo se abbiamo superato una temperatura oppure siamo andati sotto quella che abbiamo impostato. Tra l'altro è possibile anche dare dei parametri per poter prendere la misura correttamente in base alla superficie e al materiale che stiamo misurando, ma anche di questo nella recensione ve ne parlo. Io lo ritengo molto utile, ne ho diversi tipi, ho anche una termocamera, ma per alcune misurazioni questo è quasi insostituibile. Questo invece è un misuratore di profondità oppure di pendenza, sono due prodotti differenti. Questo si utilizza praticamente come si fa con il calibro digitale, ci permette quindi di misurare le profondità e le altezze di alcuni oggetti, per esempio in questo caso della lama della sega circolare. Si può utilizzare per le fresatrici, si può utilizzare per le scanalature dopo che abbiamo realizzato una fresata e per tanti altri utilizzi. Anche di questo vi lascerò il link perché l'ho recensito, ho spiegato praticamente tutte le varie funzioni. Questo invece è un misuratore digitale di pendenza che serve sia nel caso in cui dobbiamo regolare la nostra lama ad un'angolazione ben precisa, oppure per misurare anche le pendenze di vari oggetti, ripiani eccetera. Ha pure questo la base magnetica in modo da poterlo fissare e mantenere fermo sulla lama, e poi ruotando l'inclinazione della lama riusciremo a stabilire l'inclinazione leggendo l'angolo su questo display. Ma pure per questo vi lascerò il link e il costo sarà di 14,99 € ciascuno. Questi invece sono un igrometro e termometro oppure un anemometro, che servono a misurare la velocità del vento per diverse applicazioni. Io ne ho recensito uno di un altro marchio, vi lascerò il link di quello per farvi capire quali possono essere le diverse applicazioni, sia per monitorare per esempio l'efficienza di alcune ventole nell'ambito della climatizzazione, per tantissimi scopi, ma appunto andate a guardare il video perché là spiego un po' tutto. Questo invece è un misuratore di temperatura e di umidità e sul display vengono riportati
i dati che rileva dal sensore. Questo invece è un misuratore di pH, sempre digitale, che permette tramite l'immersione del sensore all'interno dell'acqua di rilevare appunto la durezza della stessa. Viene riportato la lettura su questo display, può andare bene per piscine, stagni, eccetera eccetera. In questo riquadro invece abbiamo sia il calibro digitale che il goniometro digitale. Per il calibro digitale c'è poco da spiegare sull'utilizzo, me lo vedete utilizzare tutte le volte che nei video prendo una misurazione. Lo ritengo molto affidabile, nonostante i vari urti, cadute eccetera, continua a funzionare perfettamente e rispetta molto bene la misurazione. Sinceramente nel nostro ambito hobbistico avere una misurazione che sia al centesimo di millimetro non penso che sia utile. Con tutte le prove che ho fatto ho sempre riscontrato che sia preciso, però non ho degli strumenti sofisticati per poter verificare appunto che la precisione sia al millesimo. Tutte le volte che ho misurato qualcosa che dichiarava una misurazione ben precisa, il calibro mi ha riportato la stessa che veniva specificata. Questo invece è il goniometro digitale, anche questo recensito, che permette tramite l'apertura di queste due parti di leggere sul display qual è l'angolazione che c'è tra una parte e un'altra, e si può utilizzare sia per impostare degli angoli, per esempio per eseguire dei tagli, oppure per misurare dei tagli già eseguiti. 11,99 €, mi pare che prima costassero 9,99 €, ma non sono sicuro. Questi invece sono un calibro per contorni e una livella ad acqua. Allora, il calibro per contorni è semplicemente un ricopiatore di forme che permette di tagliare, ad esempio, del parquet nel caso in cui ci siano degli ostacoli. Immaginiamo dei tubi oppure qualche altro impedimento. Possiamo posizionare quindi questa dima, questo calibro per contorni come lo chiamano loro, far prendere la forma dei due tubi e poi riportarla sulla superficie che dobbiamo tagliare in modo da poterla incastrare perfettamente. La livella d'acqua invece, ragazzi, è storica, esiste da una vita. Praticamente se noi riempiamo d'acqua questo tubo, nelle due estremità comunque noi le muoviamo, l'acqua sarà sempre allo stesso livello e serve quindi per mettere alla stessa altezza, per esempio, due paletti a una determinata distanza, sapendo che effettivamente sono alti allo stesso modo. Questo invece è il banco Sega, quindi Sega circolare da banco, che costava 169 € ed è stato abbassato dell'11% a 149 €, anche se in realtà ancora prima costava molto di meno. Comunque io di questo prodotto ne ho comprato un solo modello che non mi era piaciuto perché aveva dei problemi sul pianetto, però tutte le versioni successive che mi è successo di vedere su internet o di parlare con qualcuno che lo possiede mi ha detto che questo problema del pianetto flessibile è stato risolto. Comunque sia, rimane sempre una sega circolare hobbistica, quindi se avete bisogno di un prodotto che faccia dei tagli Zenith, allora questa non è indicato. Va molto bene per passare tempo la domenica, realizzare qualche taglio, costruire qualcosa che non richieda una precisione estrema, e allora va più che bene. Questa invece è una cassetta degli attrezzi con avvitatore ricaricabile composta da ben 92 pezzi, quindi ovviamente non potrò leggervi l'elenco di tutti i pezzi, ma come vediamo c'è un seghetto, c'è un taglierino, anche una livella, alcune bussole, poi ci sono diversi tipi di pinze, una chiave inglese a rullino e poi l'avvitatore che dovrebbe essere quello con 10 Nm di coppia, anche perché c'è la cassetta che devo dire è bella da vedere e si può utilizzare anche per altri utensili. E qua da questa parte abbiamo anche un'immagine con il contenuto di ogni scompartimento, e questa invece è la smerigliatrice a mandrino oscillante da 199 € che dovrebbe essere prodotta dalla Shepak, identiche, cambia solamente il logo nella parte frontale e la colorazione. Per il resto è lo stesso prodotto, avrà una potenza allacciata di 500 watt e un numero di giri a vuoto di 2000 al minuto, con una velocità di rotazione del nastro di 8 metri al secondo, con un sollevamento di oscillazione di 16 mm. Abbiamo la possibilità di utilizzare i rulli, quindi possiamo per esempio levigare una parte interna di un cerchio, alcune forme particolari con delle curve, oppure possiamo utilizzare il nastro per levigare come si fa con tutte le normali levigatrici a nastro. Il vantaggio è l'oscillazione sia per il nastro che per il rullo e la possibilità di utilizzare il pianetto per poter far scorrere il pezzo. Tra l'altro il pianetto è anche regolabile con diverse inclinazioni, quindi secondo me se ne mandano una quantità adeguata faranno felici tantissimi di noi. Questo invece è il saldatore a stagno ricaricabile, questo ve l'ho già recensito, anche se il mio aveva un sistema diverso di ricarica, questo ha la ricarica USB tipo C e se non sbaglio funziona anche sotto carica, invece il mio bisognava ricaricarlo e funzionava solamente quando era carico. Nella pagina successiva troviamo invece rullo angolare o set rulli per tinteggiare. Il rullo classico composto da diversi tipi di materiale,
più questo angolare che serve per fare l'angolo delle pareti, dove solitamente con il rullo normale non si arriva, comunque si hanno difficoltà, e costeranno 3,99 €. Questi invece sono morsetti ad una mano composti da 2 o 4 pezzi, anche questi recensiti al costo di 11,99 €. Anche questi stanno aumentando, costavano 2 € e meno. Questa è una valigetta porta attrezzi al costo di 5,99 € e poi il cricchetto telescopico 1 o 2 pezzi al costo di 12,99 €. Praticamente possiamo comprarne o uno grande che si può estendere da 325 fino a 465 mm, oppure due piccoli con due misurazioni differenti, quindi uno che va da 170 a 220 e uno che va da 215 fino a 315 mm. Anche questo recensito nella versione più grande, quindi andate a dare un'occhiata al video. Questi invece sono dei tasselli a 3,99 € della Fisher. Qua in basso invece troviamo diversi feltrini, quindi da mettere sotto i piedi delle sedie, dei tavoli eccetera, 1,49 €. Questi sono dei set di minuteria, troviamo quindi guaine termorestringenti, fascette, o-ring, rivetti, e qua in basso invece troviamo delle viti a gancio oppure ad occhiello, nastro adesivo della 3M, e qua sulla destra ancora abbigliamento della Parkside, tra cui felpe, magliette, pantaloni, un marsupio da lavoro, calzini e guanti da lavoro. Ma nell'ultima pagina troviamo anche il carrello sgabello per lavori di montaggio 2 in 1, anche questo in sconto, costava 34,99 € e sarà scontato a 24,99 €. E speriamo che di questa smerigliatrice a mandrino oscillante ne mandino tante, perché se succede come il giorno 27 con la motosega a batteria da 20 volt, ragazzi, che la gente ha fatto a botte davanti alla Lidl ma anche all'interno, anziani che cadevano, è successo il finimondo. Personalmente mi sono tirato indietro perché non mi andava per un utensile di, insomma, di farmi e di fare male a qualcuno. Quindi speriamo che ce ne siano tante e che quindi lasciano contenti tantissimi di noi. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi a questo canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.